È molto impressionante perché comunque a me ha toccato molto la scelta di... Ce l'abbiamo fatta. Ieri siamo andati a perlustrare un po' le terme, erano molto affollate, abbiamo detto magari andiamo domani mattina che è lunedì, invece anche oggi c'era abbastanza gente, però siamo capitati a un orario dove stavano uscendo i primi e quindi ci siamo ritrovati praticamente da soli, è stato molto bello. Abbiamo i vicini simili a Zinzi, simili, la sorellona, e ci stiamo inseguendo perché li stiamo incontrando in ogni posto in cui andiamo. Bello questo colore anche. Hanno le ruote più larghe dietro, davanti sono più larghe rispetto a dietro, come a noi, uguale. Stavo dicendo con Sebastiano, si vede la differenza di budget. Decisamente. Hai fatto molto molto bene da un'azienda che tra l'altro conosco, che seguo, però è esattamente lo stesso sistema di fissaggio nostro, molle e compressione messe negli stessi punti fissati a controtelaio, quindi sono soddisfatto perché fondamentalmente vedendo l'allestimento di un'azienda molto professionale, conosciuta parecchio in Europa, vedo che i sistemi sono gli stessi. Hanno gli stessi cerchi nostri, hanno lo stesso sistema di fissaggio, quindi sono soddisfatto. Il parcheggio dove abbiamo dormito stanotte, dove ci sono tutti questi camper, in realtà è di proprietà privata della pizzeria che lascia gratuitamente dormire i camper. Quindi insomma ieri sera abbiamo visto che era aperta la pizzeria e ci ha fatto piacere prenderla. Siccome è bella pesante però non siamo riusciti a finirla ieri notte a cena e quindi ce la stiamo pranzando oggi. Com'è? Un giorno è meglio. È meglio, vero? Sera, però ho dormito bene. Siamo andati via dalle terme di Segesta e ne stiamo approfittando per un lavaggio di Zinzi perché era da molto adesso che non la lavavamo e abbiamo dormito fronte al mare con tutta la salsedine che andava sullo chassis, quindi adesso stiamo lavando Zinzi, poi ci sposteremo. Siamo indecisi su dove andare a dormire. Per ora facciamo tutte queste cose, laviamo, carichiamo acqua e poi vedremo dove andare a dormire. Ci hanno anche offerto il caffè all'autolavaggio. Mai successo. Cosa dici? Oggi andremo a dormire in un luogo che si chiama Piana degli Albanesi e la storia è un po' insolita, la storia di questo luogo, adesso ve la spiegherò. La Piana degli Albanesi è un affascinante esempio di insediamento etnico e culturale in Sicilia, caratterizzato da una storia unica che affonda le sue radici nel tardo Medioevo. Fu fondata alla fine del 400, precisamente nel 1488, da profughi albanesi che fuggivano dall'invasione ottomana dei Balcani.
La Sicilia, in quel periodo, sotto il dominio del Regno di Napoli, offrì rifugio a diversi gruppi di esuli. I monaci basiliani e i feudatari locali favorirono la fondazione di nuovi villaggi da parte di questi profughi, tra cui la Piana degli Albanesi, situata a circa 25 km da Palermo. Gli abitanti hanno conservato fino ad oggi una forte identità culturale, linguistica e religiosa. Parlano ancora l'alberesce, spero di averlo pronunciato bene, un dialetto albanese arcaico. Seguono il rito bizantino della Chiesa Cattolica con messe celebrate in greco e in albanese. Hanno tradizioni folcloriche e costumi unici, particolarmente visibili durante le feste religiose come la Pasqua, con i coloratissimi abiti tradizionali femminili ricamati in oro. Il tempo qua in Sicilia è quasi finito, l'ultima tappa, Palermo, e ci andremo oggi. Arrivati a Palermo, Siamo parcheggiati in un'area camper vicinissima al centro, molto comoda. molto gentili anche i signori che la gestiscono. Ci sono da 30 anni, dal 95 esiste questa area camper. Allora, adesso si è fatta quasi ora di pranzo, mezzogiorno, quindi andiamo in giro per le vie di Palermo. Non abbiamo un itinerario ben preciso. Abbiamo salvato un po' di posti. Diciamo che la missione del giorno principalmente è mangiare e vi porteremo con noi. Non appena siamo arrivati a Palermo, abbiamo percepito immediatamente l'energia vibrante di una città intrisa di storia, vita e fascino autentico. I suoi palazzi segnati dal tempo raccontano con orgoglio le storie di un passato glorioso, mentre i vicoli brulicanti di persone, colori e profumi restituiscono l'anima più vera del Mediterraneo. Siamo a Piazza della Vittoria, pieno Con- di con scolaresche. il palazzo dei Normanni dietro. Anche i turisti sono un'attrazione a Palermo. Decisamente. Palermo è stato amore a prima vista e per chi ci conosce sa bene quanto sia raro per noi rimanere affascinanti da una grande città. Solitamente preferiamo luoghi immersi nella natura, silenziosi e meno caotici, ma ogni tanto esistono eccezioni che sanno sorprenderci e Palermo è una di queste. La cattedrale metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta, comunemente nota come Cattedrale di Palermo, è uno dei monumenti più iconici della città. Fondata nel 1185 dall'arcivescovo Gualtiero o Familio durante il regno normanno, fu costruita sul sito di una precedente moschea che a sua volta era stata edificata su una chiesa paleocristiana. L'edificio ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli, riflettendo gli stili architettonici delle epoche successive: normanno, gotico catalano, barocco fino al neoclassico. All'interno si trovano le tombe dei reali di alcuni dei sovrani normanni e svevi più importanti, tra cui Federico II di Svevia, uno degli imperatori più affascinanti del Medioevo. Palermo venne fondata dai Fenici intorno all'VIII secolo a.C. con il nome di Ziz. Passò sotto il controllo dei Cartaginesi, poi dei Romani, che la chiamavano Panormus, tutto porto, per la sua posizione strategica. Dopo la caduta dell'impero romano fu dominata dai Bizantini e poi conquistata dagli Arabi nell'831, che la trasformarono in una città ricchissima e cosmopolita. Nel 1072 arrivarono i Normanni, che fecero di Palermo la capitale del Regno di Sicilia. Questo fu uno dei periodi più fiorenti della città, con una straordinaria fusione tra architettura araba, normanna e bizantina. Seguirono gli Svevi con Federico II, poi gli Angioni e infine gli Aragonesi e Spagnoli, che governarono per secoli. Durante il dominio borbonico e nel regno delle due Sicilie, Palermo perse importanza politica, ma mantenne il suo fascino artistico e culturale. Dopo l'unità d'Italia, nel 1860,
Palermo fu integrata nel nuovo Stato, ma visse anche momenti difficili, come i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale e la lunga lotta contro la mafia nel XX secolo. La cattedrale di Cefalù è morta. Next is song to my son and all to my grandfather, Eros Montegiano. È incredibile perché ovunque ti giri è uno spettacolo, c'è arte, ci sono monumenti, ci sono palazzi, è davvero bello e suggestivo. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Cosa hai preso? Ragù di polpo, funghi porcini e 2 pizze siciliane, che non so che tipo di pizza sia. Il teatro. Abbiamo mangiato delle ottime arancine, pizzette, adesso c'è lo spazietto sia per il caffè ma anche il dolce, vero? Sì. Abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati da Federico, un membro della nostra community, che ci ha accolto con calore e disponibilità. Essendo un local, Federico ci ha guidati alla scoperta di una Palermo più intima e nascosta, lontana dai percorsi turistici più battuti. Grazie a lui abbiamo potuto vivere la città con occhi diversi, attraversando angoli autentici e carichi di storia che altrimenti ci sarebbero sfuggiti. Grazie Federico per aver condiviso con noi la tua Palermo, per averci fatto sentire a casa. Allora, mi sono mangiata la brioche di gelato al pistacchio e allo yogurt. Era talmente buona che mi sono dimenticata di riprenderlo. Cioè, è una cosa spaziale. Ne ho mangiato gelato al pistacchio nella mia vita, ma mai così. Buonissima. Siamo di fronte a un ficco secolare. Maestoso. È impressionante. Queste radici che scendono dall'alto. Cioè le radici che partono dall'alto, crescono dall'alto e scendono giù e fanno radici. Fanno tipo supporto al ramo. Bellissimo. Abbiamo concluso la giornata in compagnia di Miriam e Dario, 2 persone speciali che hanno reso il nostro tempo ancora più piacevole. Come sempre l'ospitalità siciliana non delude, calorosa, genuina e sorprendente, capace di farti sentire parte della famiglia fin dal primo incontro. Io non l'ho ancora assaggiato con limone, quindi assaggiamo. Ma dove glielo metti? Solo sulle delle panelle? Sulle panelle. Grazie, tesoro. Ha pizzato pure lo sticker proprio barocco. Gliel'hai attaccato? Buongiorno. Secondo giorno a Palermo. Stasera abbiamo il traghetto e adesso stiamo andando, appena svegli, in un posto molto particolare qua a Palermo. Impressionante. Siamo appena usciti dalle catacombe. Incredibile, cioè finché non lo vedi non ci credi, è una scelta abbastanza particolare. Siamo rientrati. Siamo rientrati in camper.
A Eli l'ha toccata molto questa cosa. Allora, è molto impressionante perché comunque, cioè, a me ha toccato molto la scelta di farsi imbalsamare e appendere in un luogo del genere. Comunque ci sono 8.000 persone appese, cadaveri appesi. Poi vedi i bambini, Sono ci sono tantissimi. donne, ci sono le vergini, ci sono i preti, ci sono i nobili, ci sono 8.000 persone. In zone diverse, quindi appunto non si Della può catacomba. assolutamente riprendere all'interno, ma giustamente lo vedo una cosa giusta anche per quanto riguarda Rispetto. il rispetto. Però appunto è suddiviso in zone, c'è la zona dei preti, come ha detto Eli. La cosa impressionante, c'è una bambina, Rosalia. Sì, Lombardo. C'è una bambina, Rosalia, che è forse è stata l'ultima. perfettamente conservata, è come se stesse dormendo, ed è lì dal 1920. Hanno smesso nel 1920 di farlo. i Dal frati. 1920 a quanto pare non hanno più imbalsamato e conservato nessuno lì nelle catacombe. È stata una delle ultime. Allora, se si è sensibili non so se la consiglierei, perché comunque è molto d'impatto. Poi avevo visto persone che hanno portato bambini, ho visto un ragazzino, avrà avuto un bambino, 8-9 anni, aveva gli occhi fuori dalle orbite. Sì, non è proprio da portare bambini, insomma. Sì, quindi non lo so, se si è sensibili forse non la consiglierei, ecco. Però è impressionante perché è una cosa È forse molto- unica al mondo, perché È molto particolare. Cioè, catacombe ce ne sono, ma qui sono proprio vestiti, appesi, Conservati benissimo. cioè come se fossero addormentati, tanti con i capelli, Con i con i baffi, la baffi, barba, è rimasta la ancora faccia. proprio perfetti. Anche la faccia. Oggi le arancine take away. Stiamo replicando. È talmente buono. Le arancine pesavano tipo 4 Un chilo, kg, 4 kg l'una. Siamo quasi riusciti a finire tutto. Questo col pistacchio è eccezionale. Questo è sparo, stavo mangiando adesso. Poi carichiamo l'acqua e ci mettiamo in strada verso il porto. È diventata Palermo la mia seconda città preferita dopo Istanbul. È eccezionale. È entrata nella lista delle città assolutamente da vedere una volta nella vita. Stavo dicendo quello con Sebastiano, è una città con una forte identità, perché comunque è vissuta dai locali e si percepisce comunque che è in fermento, è bella, cioè non soltanto ci sono molti turisti, però allo stesso tempo c'è molta gente di Palermo, quindi è bella. No, è incredibile, è assolutamente da vedere una volta nella vita. Si conclude così questo breve ma intenso viaggio in Sicilia, una terra che ci ha davvero sorpreso e conquistato. In pochi giorni abbiamo avuto la fortuna di ammirare paesaggi mozzafiato, immergerci in una cultura ricchissima e lasciarci coinvolgere dall'energia autentica. Questa volta ci siamo concentrati sulla parte occidentale dell'isola, ma è chiaro che la Sicilia ha ancora tantissimo da offrire. Una seconda tappa è non solo desiderata, ma necessaria. Arrivederci Sicilia e grazie di cuore per ogni emozione che ci hai regalato. Ci rivedremo presto. Lasciamo la Sicilia, è un arrivederci, non è un addio.